Salve, sono Vincenzo Romanello, sono presidente dell'associazione Atomi per la Pace. Lavoro da 5 anni presso il KIT di Karlsruhe nel campo della ricerca nucleare, in particolare dei cicli del combustibile e degli studi di scenario. La nostra associazione si propone di informare coloro che lo desiderano in merito alle tematiche dell'energia e in particolare dell'energia nucleare. L'incidente di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile del 1986 in Ucraina, allora ancora Unione Sovietica, si è verificato in un reattore che era obsoleto, scadente e gestito male da tecnici sovietici. Basti pensare che l'incidente si è sviluppato non nel normale esercizio dell'impianto, bensì durante un folle esperimento che peraltro era già stato rifiutato da altri impianti similari. Ed è stato messo in atto violando tutte le norme di sicurezza, che pure esistevano per quel tipo di impianto, da un tecnico incompetente che era lì per meriti di partito. In qualunque altro reattore, neppure troppo moderno, tale incidente non sarebbe stato tecnicamente possibile. Ricordiamo che il reattore di tipo RBMK era dato a produrre il plutonio per le bombe e si comporta come un'auto che quando si spinge il freno, prima di frenare, accelera. Ricordiamo che in Occidente tale tipo di reattori non è mai stato costruito e non avrebbe mai potuto essere costruito perché non avrebbe ottenuto mai la licenza d'esercizio. Del resto i decessi effettivamente correlati al disastro di Chernobyl sono, per la scienza, solo 65, non potendosi dire nulla di certo sugli altri, e si invita infatti a consultare il rapporto dell'UNSHARE delle Nazioni Unite, che trovate in sovraimpressione. L'incidente di Fukushima, avvenuto in seguito al devastante terremoto di Sendai dell'11 marzo 2011, uno dei più potenti mai verificatisi nella storia, è avvenuto in un reattore obsoleto che aveva appena concluso la sua vita operativa di 40 anni, che poi è stata allungata, a causa di uno tsunami violentissimo ed imprevedibile. L'11 marzo 2011, alle 14:46 ora di Tokyo, circa le 7 del mattino qui da noi, il Giappone è stato colpito da un sisma di magnitudo 9 sulla scala Richter, con epicentro nell'Oceano Pacifico a circa 130 km dalle coste giapponesi e 24 km di profondità. In altri termini, si è stimata una liberazione di energia pari a 39.000 miliardi di joule. Joule è l'energia che libera una mela che cada dall'altezza di 1 metro, cioè 9,3 teraton. Un teraton è equivalente a 1.000 miliardi di tonnellate di tritolo, ossia oltre 450 milioni di volte la potenza della bomba atomica che devastò Hiroshima. Se tale energia venisse distribuita sulla faccia della Terra uniformemente sui continenti emersi, basterebbe per distruggere l'intero pianeta per oltre 30 volte. In conseguenza dell'evento si sono sollevate delle onde anomale, tsunami appunto, che hanno investito in pieno le coste del Giappone, causando ingentissimi danni umani e materiali. Pare persino, pensate, che siano arrivate onde di 2 metri di altezza fino al Cile, che era distante ben 17.000 km dall'epicentro, e si noti che la massima distanza possibile sulla Terra si aggira sui 20.000 km. Si ricordi che la costruzione del più vecchio degli impianti è iniziata nel 1967, e infatti erano contenitori di sicurezza di tipo Mark I, quando pochi anni dopo erano già disponibili contenitori di sicurezza di tipo Mark III. In un reattore moderno tale incidente sarebbe stato difficilmente possibile, considerando i grossi passi avanti che sono stati fatti nel campo della sicurezza nucleare in tutti questi anni. E del resto lo tsunami vero e proprio ha fatto migliaia di morti accertati, circa 15.000, e di cui 5.000 feriti e altrettanti dispersi. La radioattività neanche uno. A nostro avviso, parte della stampa si è comportata in maniera molto scorretta con le vittime di una così grande tragedia. Del resto, tanto per citare la stampa, chi ricorda l'incidente di Trecate? Forse in pochi. Ebbene, il 28 febbraio del 1994 il tappo di un pozzo di trivellazione sito nel bel mezzo del Parco Naturale del Ticino saltò, scaturendo una eruzione di petrolio, gas e acido solforico. La situazione rimase fuori controllo per ben 3 giorni. Ci fu la paralisi dei trasporti in quella zona e fu chiamato addirittura un tecnico da Houston, uno esperto in spegnimento di pozzi kuwaitiani. Decine di persone dovettero lasciare le proprie case ed il sindaco di Trecate proibì la vendita di consumo di prodotti agricoli. Quando alla fine il flusso incontrollato si interruppe solo grazie al crollo delle pareti del pozzo, un'area di 5 km² era ricoperta da una patina vischiosa e l'inquinamento da idrocarburi si estendeva per 40 km² all'incirca. Per rimediare furono fermate tutte le attività agricole e furono asportati 10 cm di terreno per un'area di 5.000 m², proprio come a Chernobyl.
Ebbene, la vicenda ha interessato i media nazionali per non più di 3 giorni. E oggi, grazie anche all'impegno ambientalista profuso dalle compagnie petrolifere, non se ne ricorda più nessuno. Fra tutte le fonti energetiche, quella nucleare ha uno dei costi unitari, cioè centesimi di euro per kilowattora di elettricità prodotta, più bassi, fa concorrenza a petrolio, carbone e gas e batte nettamente il solare e l'eolico. Le pubblicazioni ufficiali forniscono costi di generazione variabili a seconda di vari fattori, ma comunque in un intervallo compreso fra 3 e 7 centesimi di euro per kilowattora. Uno dei motivi risiede nella enorme concentrazione di energia dei combustibili nucleari. A titolo di esempio si consideri che da 1 chilogrammo di combustibile nucleare, cioè una sfera di meno di 6 cm di diametro, cioè sta sul palmo di una mano, tanto per intenderci, si ottengono negli impianti moderni 50 MWh, ovvero oltre 400.000 kWh elettrici, tanto per usare dei termini di paragone più familiari, sufficienti ad alimentare per un anno il fabbisogno di almeno 130 famiglie. Per confronto si consideri che per produrre la stessa quantità di energia si dovrebbero bruciare 129 tonnellate di carbone per un volume dell'ordine di 70 metri cubi, circa una vagonata. Oppure 137.000 metri cubi di gas, sarebbe a dire un cubo dallo spigolo di 51 metri, cioè oltre la metà di un campo di calcio. Oppure circa 5.700 metri quadrati di pannelli fotovoltaici, che occuperebbero almeno un ettaro di territorio, dal quale si possono ricavare circa 50 quintali di grano, perlomeno, pari a quello che consumano appunto le 130 famiglie citate prima, per non parlare del fatto che costerebbero milioni di euro e che avrebbero una vita operativa dell'ordine di 20, massimo 30 anni, e poi andrebbero smaltiti. Si tenga presente che nel computo del costo sono incluse tutte le voci: estrazione e acquisto del combustibile, costruzione dell'impianto, manutenzione, smantellamento e recupero dello stesso a praticello verde e smaltimento delle scorie. Non ci sono costi invisibili. D'altro canto è un fatto che i paesi in via di sviluppo, che di certo non investono in fonti antieconomiche, stanno puntando massicciamente sulla fonte nucleare. Al momento sono operativi nel mondo 435 reattori nucleari e ben 64 sono in costruzione, come potete verificare al link in sovraimpressione. Vale la pena di ricordare che il prezzo dell'uranio incide pochissimo sul prezzo del kilowattora nucleare, circa il 5% e anche meno, essendo la maggior parte del costo dovuta alla costruzione dell'impianto, ovvero denaro investito non nell'acquisto di combustibile in valuta pregiata all'estero, bensì in manodopera locale, con nuovi benefici economici. La vita di una centrale moderna, peraltro, è pari a 60 anni, in quella più vecchia di 40 anni. Quindi un investitore ha ampi margini per poter recuperare gli investimenti fatti. Le riserve minerarie di uranio si stima, secondo gli ultimi rapporti editi dalla NEA, la Nuclear Energy Agency con sede a Parigi, siano dell'ordine di 18 milioni di tonnellate di uranio, mentre quelle non convenzionali, presenti quindi primariamente nei fosfati, sono dell'ordine di 22 milioni di tonnellate, per un totale di quasi 40 milioni di tonnellate. Al consumo attuale, pari a circa 65.000 tonnellate annue, si potrebbero disporre di queste risorse per oltre 600 anni. Questa è la conclusione, peraltro, a cui è giunto un recente studio dell'MIT, il Massachusetts Institute of Technology. Riteniamo questa stima che sia comunque ottimistica perché non tiene conto dello sviluppo dei paesi emergenti e dell'incremento della domanda di energia nei prossimi anni, in particolar modo a partire dalla seconda metà di questo secolo. Studi recenti dimostrano anche una domanda fortemente crescente di energia, dovuta maggiormente ai paesi in via di sviluppo, nei prossimi anni consentirà di avere l'uranio sufficiente per almeno un altro secolo e mezzo. Se poi si attuerà la transizione verso i reattori veloci e autofertilizzanti, le risorse potrebbero moltiplicarsi per un fattore 100, grosso modo, consentendo di disporre di energia per i prossimi millenni. Si ricordi inoltre che è possibile anche sfruttare il torio, che è circa 3 volte più abbondante sulla crosta terrestre dell'uranio, ed il plutonio presente nelle scorie. Si ricordi altresì che persino l'acqua di mare contiene uranio, seppur in concentrazioni bassissime, dell'ordine delle 3 parti per miliardo. Oggi, dati i prezzi dell'uranio, l'estrazione dall'acqua di mare non è ritenuta di interesse, anche se sono stati condotti degli esperimenti ed esistono anche degli impianti pilota in Giappone.
Rappresentando del resto il prezzo dell'uranio solo qualche per cento del costo dell'energia prodotta, anche una triplicazione del suo costo aumenterebbe il prezzo dell'energia prodotta appena del 15-20%. Il Giappone è più sismico dell'Italia e nessuna delle centrali giapponesi si è danneggiata in seguito al terremoto del 2011, che è stato oltre 30.000 volte più violento di quello dell'Emilia del 2012. Del resto, per qualunque edificio esistono specifici criteri ingegneristici per la progettazione antisismica. Ricordiamo infatti che in seguito al terremoto del marzo 2011 i reattori si sono tutti spenti automaticamente senza alcun problema. L'incidente è nato in seguito all'inondazione dei locali in cui si trovavano i motori diesel che dovevano alimentare il raffreddamento dei reattori. La bontà di una fonte energetica è data più o meno dalla produttività, dalla prevedibilità, dalla programmabilità e dal costo. In altri termini, perché una fonte sia sfruttabile con successo deve essere continua, frazionabile, concentrabile ed indirizzabile. Le fonti cosiddette rinnovabili spesso non possiedono queste fondamentali caratteristiche. Sole e vento producono poca energia e la producono male perché spesso sono capricciosi, cioè nessuno può decidere quando e quanto il sole brilla ed il vento soffia, mentre d'altro canto ben pochi di noi sarebbero disposti probabilmente ad accendere il forno o la TV solo dopo essersi accertati degli eventi ambientali. E peraltro ad un costo anche molto elevato molto spesso, anche se la fonte primaria è gratis e rinnovabile indubbiamente, raccoglierla può risultare molto complesso e costoso, purtroppo. E questo implica che queste fonti, almeno per il momento, siano vincenti solo in utilizzi nicchi. Si deve ricordare infatti che le fonti rinnovabili, data la loro intrinseca natura, producono energia in maniera discontinua, casuale. Al contrario dei dati scambiati in rete, non esistono hard disk dell'energia efficienti ed economici, e anche trasportare energia comporta perdite e costi, peraltro. Un modo potrebbe essere quello di pompare l'acqua nei bacini, cioè invertendo il funzionamento delle centrali idroelettriche, tanto per intenderci, ma questo metodo ha dei ben precisi limiti. Si potrebbe accumulare energia in apposite batterie, ma questa tecnologia sembra essere oggi ancora lontana dalla maturità tecnologica necessaria per immagazzinare significativi quantitativi di energia a basso prezzo. Si pensi, a titolo di esempio, che un accumulatore al piombo di quelli utilizzati nelle auto, tanto per capirci, può immagazzinare circa 1 kWh. Cioè, per alimentare una utenza di 2,5 kW per 10 ore servirebbero circa una ventina di queste batterie, peraltro con una loro vita operativa. Si ricordi poi, a titolo informativo, che il blackout del 28 settembre del 2003 fu dovuto anche ai capricci del vento tedesco. Beh, se si assume questo assioma, allora bisognerebbe farlo in maniera coerente in tutti gli altri campi: autostrade, raffinerie, pianti chimici, trasporto aereo. E immaginate le conseguenze. Perché tale paura solo per il nucleare? Quantomeno una coincidenza sospetta. Si ricordi che non esiste solo la malavita italiana, esistono altre organizzazioni altrettanto agguerrite anche in altri paesi. Si pensi alla mafia marsigliese, a quella cinese, a quella russa. E inoltre, nel nostro paese non costruire centrali nucleari significa molto probabilmente costruire di fatto centrali a gas. Sicuro che una infiltrazione malavitosa in questo settore sia più sicura? Si pensi solo, per esempio, alle drammatiche conseguenze dell'incidente di Viareggio del 29 giugno del 2009. Costruire impianti chimici no? E depositi di carburanti o esplosivi o rigassificatori, con una differenza sostanziale. I moderni impianti nucleari sono dotati di contenitori di sicurezza, ovvero paletti di calcestruzzo armato ed acciaio dello spessore di diversi metri, in grado di resistere all'impatto di un aereo, che, contrariamente a quello che si crede, essendo costituito da una struttura vuota di lega leggera, non è poi così rigido, a parte i motori fatti d'acciaio. Si pensi poi che centrare un impianto nucleare non sarebbe affatto semplice. Si tratta di una struttura dalle dimensioni considerevolmente più ridotte rispetto a quelle delle torri gemelle di New York oppure rispetto al Pentagono. Morale, si potrebbero causare molti più danni concentrandosi su altri obiettivi, e i drammatici fatti dell'11 settembre 2001 sembrerebbero dimostrarlo. Fosse vero in Francia, paese che produce circa l'80% della propria energia elettrica per via nucleare, l'incidenza dei tumori infantili sarebbe nettamente più alta che in Italia. I dati dicono invece il contrario. I tumori infantili in Italia sono sopra la media europea ed americana, le neoplasie fra gli individui in età compresa fra 0 e 14 anni è pari a 175,4 nuovi casi all'anno per milione di abitanti,
sono 141 in Germania e 138 in Francia. Spesso i detrattori della fonte nucleare fanno riferimento ad uno studio tedesco che viene riferito come Kick Study, che si basa su risultati statistici discutibili a mio avviso, e che afferma di non avere idea, esso stesso afferma di non avere idea delle cause di ciò che osserva. In altri termini, nessuna misurazione di dosi da radiazione è contemplata. Le conclusioni dello studio sono che non è possibile in realtà stabilire alcuna relazione causa-effetto. Invito i curiosi a verificare di persona al link mostrato in video. Per produrre armi nucleari non vanno bene né i materiali né gli impianti utilizzati per la produzione di energia. Se per alimentare un impianto moderno occorre uranio arricchito al 4,5%, per costruire una bomba occorrono decine di chilogrammi di uranio fortemente arricchito, dell'ordine del 93%. Anche il plutonio prodotto nei reattori utilizzati per la produzione di energia non è adatto alla produzione di bombe, essendo sporcato, diciamo così, dall'isotopo 240 del plutonio, che per chi è appassionato di tecnologia, dato il suo alto ratio di emissione di neutroni, porta a predetonazione dell'ordigno. I materiali nucleari inoltre sono rigidamente controllabili e controllati da appositi organismi. Per la produzione di questi materiali adatti all'uso bellico occorrono impianti dedicati, come lo era ad esempio il reattore di Hanford negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Si ricordi poi che i grandi progressi nell'industria della generazione elettronucleare si sono avuti non grazie agli sviluppi delle bombe, bensì grazie a quelli dei sottomarini a propulsione nucleare. Lo sviluppo della produzione civile di energia elettronucleare, peraltro, è del tutto scollegato dalla produzione militare. Si pensi ai casi della Francia o della Cina, che si sono dotati delle armi atomiche molti anni prima di avere impianti nucleari per la produzione di energia, oppure del caso della Svezia, che pur producendo circa la metà del proprio fabbisogno con questa fonte non si è mai dotato di armamenti atomici. Sarebbe il caso di chiedersi dove le mettono i francesi, gli statunitensi, i canadesi, i giapponesi. Diciamo subito che del combustibile esausto circa il 94% è costituito ancora da uranio, peraltro recuperabile a fini energetici, l'1% da plutonio, anch'esso recuperabile per fini energetici, lo 0,1% da elementi più pesanti dell'uranio, i cosiddetti attinidi minori, ed un 3-5% da prodotti di fissione. Quindi la vera scoria ammonta circa ad un 5% di quello che si scarica. Una soluzione oggi considerata affidabile, dopo innumerevoli studi e test, è considerato lo smaltimento in siti geologicamente stabili. Diciamo subito che un paio di siti sono già stati identificati. Si tratta di Bure in Francia e di Forsmark in Svezia, tanto per sfatare il luogo comune secondo cui in nessuna parte del mondo è stato identificato un sito. Le scorie vengono vetrificate, inglobandole in vetri di tipo vulcanico, si pensi all'R7 e T7 francese ad esempio, dove immobilizzano gli elementi più pericolosi, poi posti in spessi container d'acciaio, a loro volta posti a 500-1000 metri di profondità in appositi tunnel. Altra soluzione, quella svedese, prevede il contenimento in contenitori di 5 cm di rame, materiale geologicamente stabile, infatti in natura si trova anche allo stato nativo, a loro volta contenuti in contenitori di 5 cm di acciaio. Il tutto viene poi posto in spessi strati di bentonite, materiale argilloso sigillante, tanto per capirci, in profondi tunnel sotterranei. Le scorie, proprio a causa della loro radioattività, tendono a diminuire il loro carico tossico nel tempo, seppur in tempi molto lunghi. Come fare ad essere certi che la soluzione si rivelerà affidabile in centinaia di migliaia di anni? Ebbene, basta guardare al passato. In natura, fatto poco noto al grande pubblico probabilmente, sono esistiti ben 17 reattori nucleari naturali nel sito di Oklo, nel Gabon, in Africa equatoriale. Tali reattori sono entrati in funzione 2 miliardi di anni fa ed hanno erogato la stessa quantità di energia che un impianto nucleare attuale fornisce in circa 11 anni di esercizio. Ebbene, i prodotti della combustione nucleare, lasciatemela chiamare così per semplificare, si sono spostati di pochi metri in questo enorme lasso di tempo, senza causare quindi alcun danno all'ecosistema. Una delle possibilità adottate in Francia, ad esempio, ma non solo, è quella di riprocessare il combustibile, ovvero separare l'uranio e il plutonio dal resto, ossia dalla vera scoria. Gli Stati Uniti, ad esempio, non contemplano questa opzione, motivo per cui hanno bisogno di smaltire volumi maggiori di rifiuti ad alta attività rispetto a chi attua questa via. Se ricordi, a titolo di cronaca peraltro, che stando agli accordi presi dal nostro paese con la Francia, il nostro combustibile irraggiato, cioè le nostre scorie, tanto per capirci, saranno riprocessate appunto dalla Francia presso il sito di La Hague.
sito che io ho avuto modo di visitare personalmente, recuperando il plutonio che poi la Francia userà per produrre energia e facendosi pagare naturalmente, per poi fra qualche anno mandarci indietro appunto la restante scoria inutilizzabile, che a sua volta richiederà una sistemazione definitiva anch'essa in un deposito geologico, verosimilmente, e eventualmente dopo essere stata ritrattata con apposite tecnologie di incenerimento. Si ricordi infatti che è attiva nel mondo la ricerca nel campo di inceneritori nucleari, a proposito. Si pensi a puro titolo di esempio al progetto Mirra, ovvero a macchine in grado di bruciare gli elementi delle scorie più perniciosi, riducendone il carico tossico in maniera sensibile. Vari esperimenti e simulazioni sono già stati condotti con risultati incoraggianti e tali macchine potranno essere disponibili sul mercato in 20-30 anni, verosimilmente. Si tenga altresì conto del fatto che un impianto nucleare da 1000 MW elettrici in un anno produce circa 3 metri cubi di scorie vetrificate. Questo implica, come si può dimostrare con facili calcoli, che se un uomo nell'arco della sua vita usasse solo energia nucleare, ne conterebbe il volume nel palmo di una mano. O, se volete, un cittadino italiano che usasse energia nucleare produrrebbe un volume di scorie pari a questa pallina nera. Sotto il mio dito, come potete vedere, c'è una monetina di €1 per confronto. Non si dimentichi inoltre che in assenza di un programma elettronucleare, un paese come l'Italia continua a produrre scorie radioattive provenienti dalle applicazioni mediche, radiodiagnostica, radioterapia, ed industriali come misure di spessori, umidità, composizione e via discorrendo. Il voto popolare è sicuramente da rispettare, tuttavia si deve tenere a mente che ad esprimersi contro l'atomo in Italia è stata poco più della metà della popolazione, non certo una vittoria schiacciante. Per contro, la minoranza silenziosa, a nostro avviso, è stata molto mal rappresentata. Si tenga presente altresì che il referendum si è svolto sull'onda emotiva dell'incidente di Fukushima. Si è trattato senza alcuna ombra di dubbio di un voto pilotato dalla paura, che notoriamente non è affatto una buona consigliera, e dalla totale ignoranza in materia della nettissima maggioranza dei votanti. Non certo un bel esempio di democrazia né di scelta ponderata. Sarebbe molto interessante sapere quanti di coloro che hanno votato, chi ascolta di una risposta a se stesso, sanno o hanno mai saputo cosa sia il calore di decadimento, in cosa consista la differenza fra un reattore ad acqua bollente e ad acqua pressurizzata, cosa sia un deposito geologico e la trasmutazione nucleare, solo per fare degli esempi. Forse non tutti sanno che in Italia furono costruite negli anni scorsi 4 centrali nucleari, fra le quali la centrale Enrico Fermi di Trino Vercellese. Ebbene, essa, sorella minore degli impianti di tipo EPR e OAP1000 che avrebbero dovuto essere realizzati in Italia, fu realizzata in soli 3 anni, dal 1961 al 1964. Le maggiori utility assicurano che oggi per costruire una centrale, a partire dalla prima gettata di cemento, corrono circa 5 anni. E questo nonostante la complicazione impiantistica dovuta all'incremento dello sviluppo dei sistemi di sicurezza, si può avere grazie al fatto che l'avanzamento della tecnologia consente di realizzare gli impianti per lo più in maniera modulare in officina, minimizzando le realizzazioni in sito. Un'utopia? No, prendiamo un caso reale. L'impianto di Sanmen, in Cina, di tipo AP1000, tecnologia statunitense della Westinghouse, si prevede verrà realizzato in poco più di 5 anni e mezzo. Allo stato attuale i lavori sono in anticipo di 67 giorni. Naturalmente, perché questo accada, è indispensabile dotarsi di opportuni mezzi legislativi e logistici, ma è ben lungi dall'essere impossibile.